Sono Eleni Cherie e vi ho sempre raccontato l'inizio della storia, ma non ho mai detto come va a finire. Dopo aver fermato l'avanzata delle colonie aliene e della perfida regina Meresh, sembrava che il male fosse stato finalmente sconfitto. Ma anni luce dalla Terra, il pianeta Rede, governato dalla regina Aurora e dal principe Arex, venne distrutto dal ritorno di una colonna aliena. L'unico sopravvissuto all'esterminio fu Xiro, il braccio destro del principe Arex, che si trovava in quel momento a sorvolare l'orbita del pianeta con la sua astronave semidistrutta. Salpò così verso la Terra. Questo è l'inizio della fine della storia. Figlio mio, Madre! li ucciderò tutti. Mi hai fatto paura. Perdonami, Tranquillo. ho fatto di nuovo quell'incubo. Sono tanti anni che tua madre non c'è più. Lo so. Dai, fatti una doccia. Sei sudato. Lo sai che ti amo. Anche io. Faccio una doccia e poi una bella passeggiata, così metto a posto i pensieri. Io ho la passione per la fotografia e tu per le camminate. L'importante è andare avanti. Hai ragione. Malvagia o meno, è sempre tua madre. Capisco che sei così. No, non è questa la mia paura. Io ho paura che lei ritorni. È morta, Lucas. Non tornerà. Anche tu eri morta, ma adesso sei qui. Chi? Chi sarebbe così pazzo da farla tornare in vita? Tu non conosci il mio mondo, Eleni. Da quanto tempo? Sembra passata un'eternità. Sono felice di vederti, ma mi sembri preoccupata. Sei sempre perspicace. Che cosa volevi dirmi allora? Sono preoccupata per lui. Che cosa intendi? La notte fa incubi continui. Sogna sua madre. E gli dice che ci annienterà tutti. Ma tu non gli dici che è morta? Sì. Ogni giorno ne parliamo. Sembra che comprende. Ma alla fine siamo punto e da capo. Ciao, Celia. Da quanto tempo? È stato un piacere rivederti, lo sai? Il piacere è mio. Vado. Ci vediamo presto. Buono questo cocktail. Buona come te, amore mio. Raul, sono la tua regina. Contieniti. Dovrebbe essere alle arance, lo producono sulla Terra. Davvero buono. Mia regina, mi dispiace disturbarla. Nessun problema. Cos'è successo? Sono diverse settimane che non riesco a contattare il mio compagno, Xiro. La guardia del corpo del principe Arex su Rede. Sì, Hai provato a contattare Rede o qualcuno per fartelo passare? sì, certo, silenzio radar. Non mi risponde nessuno, come se non ci fosse nessun segnale. Hai provato a cambiare terminale, magari è un po' danneggiato. Certo, mio signore.
Manderò ora stesso su Rede il comandante Celia per indagare. Vorrei andare anch'io insieme al comandante Celia, se possibile. Non farti influenzare dai sentimenti, Dog. Il protocollo parla chiaro. In caso di silenzio radar è il comandante Celia che deve andare lì a verificare. Ha ragione, attendo istruzioni. È molto strano che non siano notizie da così tanto tempo. Già. Celia, mi senti? Sì, mia regina. Devi andare subito sul pianeta Rede. Non abbiamo loro notizie da molto tempo ed è strano. Parto subito. Grazie. Ma che diavolo... Eleni... Eleni, è arrivata! Cosa? Ti hanno accettata! È una lettera dagli Stati Uniti! Ti dice qualcosa? Oh mio Dio, no! Non ci credo! Te lo dicevo io, che ce l'avresti fatta! È un sogno che si avvera! Ma tu verrai con me? Amore, ho un lavoro qui, ma sai che fra di noi non cambierà mai nulla. Va bene. Il nostro amore è sopravvissuto anche alla mia morte. Sopravvivrà anche a New York. Prima, quando ero fuori, ho visto un asteroide e sono corso qui a controllare che stessi bene. Non sono una bimba. So badare a me stessa. Lo so, ma sai quanto facilmente mi preoccupo per te. Già, sempre esagerato. Hai ragione, ma io... So che ci tieni a me e ti ringrazio, ma tu riversi le tue paure su di me. Cosa intendi? È sempre la stessa storia. Tua madre è morta. Non tornerà. È vero, hai ragione. Vivi giorno per giorno. O non riuscire a realizzare nulla nella tua vita. Lo sai che la cosa che amo più di te è l'ottimismo. Xeres, mi sentite? Sono Xiro. Xeres, mi sentite? Sono Xiro. Xeres, mi sentite? Sono Xiro.
Rede è stato distrutto. E ora toccherà anche alla Terra. Buon pomeriggio e buona musica amici, ben sintonizzati alle 16:30 su RLB Radioattiva. Questo E mi piace che ti piace, io sono Francesca Ramunno. Passiamo subito alla hot news di oggi. Leggevo che un piccolo asteroide è precipitato e non ad Hollywood come nei film, ma niente poco di meno che proprio su Cosenza. Sembra non abbia causato vittime e proprio in questo momento la protezione civile... Al TG stanno parlando dell'asteroide. Naturalmente noi di RLB Radioattiva vi terremo aggiornati. Ciao, Ciao, amore. dove sei? Sto per partire verso il pianeta Rede. Il pianeta dove è andato il principe Arex? Sì, non abbiamo più loro notizie e la regina Erika mi ha chiesto di indagare. Chi non riesce a rintracciare? Il principe Arex o il pianeta Rede? Non riesce a rintracciare il pianeta Rede. Forse c'è qualche nuvola di polvere che ne blocca il segnale. Non riesce a capirlo, Erika. Mi raccomando, fai attenzione. Sempre. Tu dove ti trovi? Io sono nella mia posizione su 17. Le mie ricerche continuano e ho scoperto nuove cose. Ora ho capito da dove proviene la razza umana. Proviene da Xesh. Ne sei sicuro, Andrea? Potrebbe essere una scoperta fantastica. È possibile che tutti quanti noi proveniamo dallo stesso mondo. Dallo stesso mondo? Se si tratta di un oggetto alieno, come questo, lo troveremo subito. Cos'è? È un cercatore. Sembra un drone. Sì, all'incirca. Dovrebbe essere lì. Sorella mia, Steve, fratello mio. Sei solo? La tua cara amata? aveva da fare e non poteva venire. Cosa volete? C'è qualcosa che non mi convince. Ne siete sicura? No, non ti preoccupare, Steve, fratello mio. Ogni persona ha i propri scheletri nell'armadio, le proprie battaglie, ma non sarò io a metterti i bastoni tra le ruote. Vi ringrazio. A patto che A patto che? non coinvolgi il mio mondo nelle tue vicende personali. Andrea, sono seria. Ho scoperto una cosa terribile. Il pianeta Rede non esiste più. Cosa? È stato distrutto. Al suo posto ci sono solo macerie. Distrutto? Com'è possibile? Ancora non lo so, ma lo scoprirò. In più non riesco più a contattare la regina Erika. Avvertirò io, Erika. Tu cosa farai adesso? Ora io e lo Xeno Grigio andremo sulla Terra ad incontrare Lucas. Fai attenzione. Sì, tranquillo. A presto. Devo trovare il posto giusto per agganciare il segnale. Ci sta chiamando qualcuno. Riuscite a sentirmi? Celia, sei tu? Il pianeta Rede non esiste più. Come non esiste più? Cosa intendi? Il pianeta Rede è stato distrutto. Non credo ci siano superstiti. Quello dove è andato tuo fratello. Sì.
Secondo i miei radar, un oggetto proveniente da Rede è arrivato fino sulla Terra. Ne sapete qualcosa? Forse c'entra qualcosa l'oggetto caduto l'altro giorno. Noi stiamo venendo verso la Terra. Mandami la posizione della zona di dove è precipitato che controlliamo. Te la mando subito. Sono molto preoccupata. Andrà tutto bene. Come sostiene Andrea Corsini, si tratterà di polvere stellare che copre le comunicazioni fra noi e il pianeta Rede. Spero sia così. Celia dovrebbe essere lì, ci contatterà a momenti. Celia, sei tu? No, Regina Erika, sono Andrea Corsini. Stavamo parlando proprio di te. Ho delle brutte notizie. Ovvero? Celia mi ha detto che non riesce a contattarvi e mi ha chiesto di informarvi. Il pianeta Red è stato distrutto. Come distrutto? Spiegati meglio, che vuol dire distrutto? Arrivata lì sulla posizione del pianeta Rede, ha trovato solo macerie, non ci sono superstiti. Non è possibile. È una tragedia. Ora Celia andrà sulla Terra. Ha notato che un'astronave partita da Rede è precipitata sulla Terra. Tienimi aggiornata. Secondo i miei radar qualcuno sta tentando di contattare Rede. Ma chi è? Non ne ho idea. Secondo i radar è qui intorno. Spero stia dalla nostra parte. Ma me lo auguro. Forse è meglio dividerci. Hai ragione. Raul, allora cosa blocca il segnale delle comunicazioni? E chi ha distrutto Rede? Possiamo aprire una planimetria dei quadranti spaziali e cercare la fonte del segnale che blocca le comunicazioni. Attiviamo subito. Ho bisogno delle risposte, velocemente. Ceres, mi sentite? Rispondete. Ceres, mi sentite? Rispondete. Non c'è campo, si disconnette. Va via! No, se non mi dici chi sei. Il mio nome è Xiro. Ero il braccio destro del principe Arex. Noi non ci siamo mai incontrati, ma il tuo nome non mi è nuovo. Ci siamo. Ziro! Ah, ci siete anche voi? Stai lontano! Sapete, vero, che non potete farmi niente? Non mi spaventi. E invece dovresti spaventarti. Non ti ha colpito la fine che ha fatto il pianeta Rede? Ma tu, chi diavolo sei? Grintosa come sempre. A proposito, lui non c'è più. Ma tu chi intendi? Intende il principe Arex. Quasi dimenticavo. Ho anche bruciato tutti gli abitanti. Bastardo, sei un bastardo! Morirai! Non posso morire. Non sono neanche qui. Io distruggerò te e tutte le tue copie! Non disturbarti. Tanto non vivrai così a lungo. A proposito, è inutile continuare a chiamare il pianeta Rede. Ho bloccato tutte le comunicazioni. Ma chi era quell'uomo? Era potentissimo. Lui ora ha un nuovo aspetto, ma in realtà è il marito di Meresh, Stivell. in uno dei suoi tanti corpi. Stivell poco fa parlava di Arex, vero? Quindi Stivell ha distrutto il pianeta Rede e ha ucciso suo figlio Ares. Lui insieme alla sua consorte. Quindi Meresh è viva? Più vendicativa che mai. Ora inizio a collegare tutto. Ci dispiace per la tua perdita. La pagherà.
Oh, puoi starne certo. Please ensure your earphones are in and eyes are closed to experience the tunnel. Prego. Lei è la giornalista Ramunno? Sì, sono io. Francesca Ramunno? Sì, dica velocemente perché sto per rientrare in diretta. Lei conosceva la giornalista Morgana Freedom? Certo, eravamo colleghe. Lei sa che Morgana e il suo compagno, il dottor Frederick, sono scomparsi qualche anno fa in circostanze misteriose? Sì, non hanno trovato traccia di loro, però so che stanno indagando. Ma perché lei è uno di loro? Lo legga in diretta radio. Io le sto solo dando un consiglio. Poi sta a lei decidere. Ma non vorrà certo fare la loro stessa fine. Impossibile. Cosa c'è? Il blocco delle comunicazioni parte dal pianeta Xesh. Da Xesh. È strano. Loro non farebbero mai nulla contro nessuna civiltà. Sono imparziali. Guarda, il picco viene da lì. Sono veramente confusa. Proviamo a contattarli. Sì. Sono io. Celia, sei tu? Andrea, sono Celia. La linea è un po' disturbata. Le mie ricerche sono ad uno stato intermedio. Comunque, con molta probabilità proveniamo dallo stesso pianeta. In più, questo pianeta si trova molto lontano da noi. Ne sei sicuro, Andrea? Perché me lo stai chiedendo? Ancora non lo so, ma lo scoprirò. Posso dirti che Xesh è un pianeta pacifico. Però non vogliono interazioni con altre culture, perché hanno paura di contaminarle. Celia! Celia! E siamo ancora in diretta su RLB Radioattiva, proseguono gli aggiornamenti. È giallo sull'asteroide precipitato in Calabria nei giorni scorsi. La protezione civile italiana e l'ASI, Agenzia Spaziale Italiana, non sono riusciti ad individuare, il corpo celeste sul luogo dello schianto. Molto probabilmente non vi sono resti dell'asteroide. Toccare il suolo sarà stato letale, si sarà disintegrato, vi terremo comunque aggiornati. Io sono Francesca Ramunno, avete ascoltato le Hot News di RLB Radioattiva, anche TV. Xeno Bianco, racconta a Stivella quello che ha visto il colonnello Xek nella stanza dove erano posti i corpi di Arex. Sono tutto orecchie. E il principe Arex stava per svegliarsi qui su Xesh. Ma tu hai bruciato i suoi corpi, impedendogli di svegliarsi. Stivella ha distrutto tutti i corpi di Arex. Sono tutte bugie. Stivella, fratello mio, ti hanno visto, sai con chi stai parlando? Lui è lo Xeno Bianco. Sì, so chi è. Noi di Xesh non vogliamo essere immischiati nelle tue faccende private. Non so perché tu abbia compiuto tale gesto, ma se dovesse succedere un'altra volta, in tal caso, potete ritenervi morti. Non succederà. Doc, riesci a sentirmi? Doc, riesci a sentirmi? Siro, sei tu? Amore mio! Cos'è successo? Dove sei? Ti credevo morto, sono felice che invece stai bene. Sono stati la regina Meresh e suo marito Stivella a distruggere il pianeta Rede. Io ero in orbita per dei prelievi quando è arrivata una colonna con Meresh al suo interno. Ha distrutto in pochi secondi il pianeta Rede e tutti i suoi abitanti. Anche Aurora e il principe Ares sono morti. Sì, tutti. Lo dirò subito alla regina Erika. Ma tu dove sei? Mi trovo sulla Terra insieme a Celia Navar e Xeno Grigio. Pensavo di averti perso per sempre. Non sai come sono felice di... Sono sempre più convinto che c'entrino loro due. Le comunicazioni tra Terra e Xeres sono state bloccate. Sarà stato tutto pianificato a tavolino. È stato tutto un complotto. Dice che dietro la distruzione del pianeta Rede ci sono loro. Ne sono più che convinta. Tienili d'occhio e riferiscimi tutto. Non esiterò ad annientarli. Sì. E quindi dietro a tutto questo ci sono Meresh e Stivella. Sì, Puoi andare. ai suoi ordini. Si saranno rifugiati su Xesh, visto che è la terra nativa di Stivella.
Non penso che la regina Url di Xesh li stia proteggendo. Sicuramente no. Sono all'oscuro di tutto. Ho un'idea, ma non piacerà a Stivella. Di cosa si tratta? Proviamo a contattare Xiro. Mia regina. Il collegamento non durerà molto. Sto utilizzando tutta la forza del pianeta per parlarti. Mi dica. Stivell, essendo nato sul pianeta Xesh, dà il diritto al figlio, qualora essi muoia, di trasferire la sua memoria ai cloni. Quindi mi sta dicendo che sul pianeta Xesh, quando qualcuno muore, i suoi pensieri e la sua memoria passano da un corpo ad un altro? Come se venisse copiata la memoria in un altro corpo che si trova su Xesh. Sì, quindi se Lucas si dovesse sacrificare, si potrà risvegliare su Xesh e avvertire la regina del piano di distruzione di Meresh e di Stivella. Avvertiremo subito Lucas. Grazie. È un ottimo piano, anche perché se dovessimo avvicinarci a Xesh, con le nostre astronavi, Stivella e Meresh troverebbero una scusa per farci abbattere. Hai centrato il problema. Pronto? Sono io. Celia, cosa sta succedendo? Ascoltami attentamente, Lucas. Ho paura. Tu? Paura, Meresh? Mi sorprende. Dobbiamo distruggere tutti i corpi di Lucas. Se lui si svegliasse qui, sarebbe un problema. Non possiamo. Mia sorella ci sta tenendo d'occhio. Dobbiamo tentare. È più rischioso che lui venga qui. Cosa ci inventiamo? Troverò una scusa. Questo pianeta è la casa della nostra eternità. Se ci scoprono, siamo morti. Un virus. Un virus? Cosa intendi? Se un virus entrasse in contatto con tutti i corpi di Lucas, in automatico questi verrebbero distrutti per sempre dal sistema. E nessuno, dico nessuno, risalirebbe a noi. Ottima idea. Andiamo. Ora? E con quale virus? Ne ho giusto uno casualmente qui con me. Sei perfida e piena di sorprese. Non vedo l'ora. Eleni, era Celia. Dice che vuole incontrarti tra 10 minuti al parco. E perché non viene lei? Non me l'ha detto. E tu non vieni? No, vuole incontrare solo te. Sei strano. Cosa mi nascondi? Mi ha detto che è stata mia madre. Come sono felice di vederti. Mi sei mancata moltissimo. Mi dispiace incontrarti in queste circostanze. È terribile quello che è successo ad Arex. Già. È sempre un piacere vederti. Lo sai, anche per me. Grazie. Purtroppo però non credo ci saranno altre occasioni per incontrarci. Cosa intendi? Non credo che vorrai più avere a che fare con me. Cosa stai tramando, Celia? Io ti ho fatta venire qua solo per dare il tempo a Lucas di sacrificarsi. Starei scherzando. Mi dispiace, ma non c'è altra soluzione. Lucas! 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 Apri la porta! Lucas!
Dove sono finite le coppie di Lucas? Veramente pensavate che non vi avremmo scoperti? E così furono sconfitti definitivamente, grazie al sacrificio di Lucas, che riuscì a raggiungere in tempo il pianeta Xesh. Tornata la normalità, Eric e Raul si fidanzarono e passarono tutta la loro vita insieme. Mentre Lucas non è ancora tornato da me, ma io so che da qualche parte lassù, nel cielo, lui sta vegliando su di me. Xiro e Doc finalmente tornarono insieme e da quel giorno non si sono più lasciati. Voglio imparare a perdere il controllo stanotte con te. Ti giuro noi trasformeremo un sogno. Ora è più forte. Sono passati diversi anni da quando la regina Meresh e Stivell sono stati sconfitti. In questi anni, dopo un periodo in America, mi sono affermata come fotografa e ora ho una galleria tutta mia. Siamo foglie, ne siamo come foglie che ondeggiano nel vento. Dovrei essere felice perché ho tutto, ma Lucas non è qui con me e continuo a vederlo ovunque, come fosse un fantasma. Lucas. So che prima o poi lui tornerà da me. Ne sono sicura. Fino ad allora lo vedrò nei miei ricordi e nelle stelle ogni sera. Perché lui ed io ci apparteniamo. Abbiamo combattuto per il nostro amore e tornerà da me. Sei tornato. La colonna più importante dell'universo è l'amore. Sto andando fuori.